Ciao a tutti, il video che facciamo oggi è un video particolare perché è il classico video, tra virgolette, che parla del campione. Ehm, Vi faccio questo video perché una signora mi ha richiesto se potevo darle delle indicazioni per quanto riguardava la copertina che vi ho fatto qualche settimana fa, ve la lascio qui sopra. E ovviamente io non posso dare queste indicazioni, ma non perché non voglia farlo, ma perché semplicemente sono impossibilitata a farlo, cioè non ho proprio gli strumenti per potervi aiutare. Siccome mi seguite in tante e tra virgolette alcune di voi sono tra virgolette proprio alle prime armi, ho pensato che un video del genere possa essere molto utile, soprattutto appunto a chi sta iniziando adesso ad approcciarsi con i lavori a maglia. Allora, prima di iniziare a spiegarvi un attimino come fare il campione, perché nasce il campione e che cos'è il campione, volevo dirvi alcune cose. Allora, intanto è importante fare il campione perché ci serve sia per quanto riguarda il numero di maglie da montare in un progetto che noi andiamo a fare, che potrebbe essere, in questo caso che vi farò vedere, è una coperta, ma cioè potrebbe essere una sciarpa, un cappellino, come anche un maglione o un cardigan. Quindi è importante sia perché cioè, andiamo a vedere quante maglie dobbiamo montare e soprattutto anche quanti giri di ferri dobbiamo fare per arrivare a quell'altezza. Ehm, con il campione, tra le altre cose, non si notano solo queste due cose, cioè quante maglie montare e quanti ferri fare, ma andiamo anche a vedere qual è la nostra tensione, ovvero eh, come praticamente risulta la maglia in base al numero di ferri che abbiamo scelto e anche in base al numero, cioè al tipo di filato che noi andiamo a scegliere. Quindi potrebbe risultare un lavoro stretto, come potrebbe risultare un lavoro troppo largo e in quel caso dobbiamo andare a fare delle modifiche. Ehm, allora, partiamo esattamente dal campione e poi mano a mano vi faccio vedere come dobbiamo lavorare, come dobbiamo muoverci. Allora, per prima cosa, io in questo caso, noi cosa dobbiamo andare a fare? Allora, nel caso specifico, io in questo caso vi ho fatto due tipi di campioncini. Allora, vi ho fatto un campione a maglia rasata e un campione appunto bolle, che è il campione che mi servirà per quanto riguarda la copertina che appunto la signora in questo caso deve andare a fare e non solo lei ma alcune di voi mi hanno chiesto appunto indicazioni su questa, cioè su quante maglie montare per questa coperta e vi farò vedere appunto come muovervi. Allora, intanto andiamo a vedere un attimino il campione per la maglia rasata, che diciamo così la maglia che viene utilizzata per la maggiore. Allora, noi ogni volta, anche se è una cosa diciamo così non piacevole, perlomeno per me, ehm, dobbiamo ogni volta che andiamo a fare appunto un capo e quindi una lavorazione a maglia fare il campione, cioè da lì non possiamo sfuggire purtroppo. Purtroppo da una parte ma un bene dall'altra perché è
È noiosissimo farlo, perlomeno nel mio caso, perché ogni volta che mi approccio a fare qualche lavoro, non vedo l'ora appunto di iniziarlo e quindi mi snerva il fatto di dover fare un campione. Però è anche vero che non andando a fare il campione, va a finire che poi andando ad occhio, appunto montando delle maglie ad occhio sul ferro, va a finire che poi magari una volta che arriviamo già a 40 cm di altezza ci rendiamo conto che o abbiamo messo troppe maglie o ne abbiamo messo troppo poche, e quindi va a finire che poi devo rismontare tutto e ricominciare da capo. Quindi il campione è importantissimo per quello, perché una volta che io inizio a fare il lavoro, sono sicura che andrò a terminarlo, nelle misure giuste che mi occorrono. Ecco perché è importante fare il campione. Il campione non è altro che praticamente il montare una sorta di maglie che mettete appunto sul ferro e andate a lavorare per circa 10 centimetri con quel determinato filato che avete scelto, con quei determinati ferri che avete scelto, e soprattutto con quel tipo di motivo che avete scelto per fare il vostro lavoro. Spiego meglio. Se per ipotesi, in questo caso io ho un campione fatto con la maglia rasata, ipotizziamo che devo fare una sciarpa. Mi serve una sciarpa per ipotesi di 60 centimetri. No, facciamo così. Ve lo faccio vedere meglio. Ipotizziamo che ho una sciarpa e che devo fare 32 centimetri di larghezza. Ok? Quindi quante maglie io dovrò montare per avere una sciarpa di 32 centimetri? Perfetto, faccio un campione. Ipotizziamo che questa sciarpa deve essere appunto cioè a maglia rasata, quindi io cosa faccio? Monto sul ferro. Per ipotesi, in questo caso io ho utilizzato un filato abbastanza grosso e quindi sono andata a lavorarlo con i ferri numero 4 e mezzo in realtà. Ok? Quindi io cosa faccio? Monto un tot di maglie e lavoro per un tot di centimetri. Ok? Generalmente, e dico generalmente, il campione viene fatto su 10 cm per 10, ovvero 10 cm in questo caso di larghezza e 10 cm di altezza, ok? Che voi potete misurare con il centimetro, comunque con il metro, con un righello. O nel mio caso, per esempio, io mi sono fatta anche questo, cioè ho preso un cartoncino, ho segnato 10 cm per 10 cm e ho ritagliato un altro pezzettino. E in questo caso mi viene molto più semplice, nel senso che lo appoggio e mi vado a contare le maglie, semplicemente, e capisco con quante maglie devo iniziare. Ovviamente facendo anche una proporzione. Quindi sono partita appunto dalla maglia, allora vi ho detto 10 per 10 perché? Perché tendenzialmente il campione, sia nei libri che in altre parti, viene indicato con 10 cm per 10 cm di altezza. Io vi consiglio, sinceramente, di farne sempre molti di più di 10 e vi spiego. In questo caso, per esempio, che ho scelto la maglia rasata, la maglia tende ad arrotolarsi, ok? Quindi le maglie non vengono osservate bene se lo facciamo realmente 10 cm. In più, ricordatevi sempre che le prime maglie che noi andiamo a lavorare hanno sempre una tensione diversa dalle maglie che troviamo al centro del lavoro. Perché? Perché stiamo iniziando e quindi tendono ad essere più strette.
mentre mano a mano che saliamo tendono comunque ad allargarsi. Poi considerate sempre una cosa, il campione varia sempre in base al motivo che andate a scegliere. Per esempio, la maglia legaccio è totalmente diversa dalla maglia rasata. Quindi, se io per esempio utilizzo dei ferri del 4 o del 4,5, in questo caso del 4,5 con questo filato, io monterò, cioè sicuramente avrò in 10 centimetri, per esempio, un tot di maglie che sarà totalmente diverso da una lavorazione a maglia legaccio, per esempio, con lo stesso filato e lo stesso numero di ferri. Perché? Perché la maglia legaccio tende ad essere molto più larga rispetto alla maglia rasata. Stessa cosa per altri motivi. Per esempio, in questo caso, nel motivo bolle, che ho fatto con lo stesso filato ma con ferri differenti, cioè il numero 5, io andrò a montare sicuramente un tot di numero diverso da un filato, cioè da un, scusate, da un motivo che è totalmente diverso, anche se utilizzo lo stesso filato e lo stesso numero di ferri. Ecco perché si fa il campione. Quindi queste sono cose importanti che dovete capire. Perciò io, allora, poi un'altra cosa, nel campione generalmente viene, tra virgolette, sempre sottolineato il fatto che una volta che fate il campione, dovete poi andare, tra virgolette, a lavare questo campione per poterlo, per poter vedere se una volta lavata la lana tende, o comunque il filato, perché potrebbe essere cotone o qualsiasi altro filato appunto, se ha la tendenza a restringersi, e in quel caso dovete montare ovviamente un tot di maglie diverso. Ecco perché si fa così. Allora, io onestamente ho sempre fatto il campione, ma non l'ho mai lavato, devo dire la verità. E in ogni caso mi sono sempre trovata bene. Nel senso che il filato che ho sempre scelto non mi ha mai creato problemi perché non si è mai ristretto o slabrato, mettiamola in questo modo. Allora, cosa dirvi inoltre? Ogni volta che fate il campione, munitevi di un contagiri in modo tale da sapere quanti ferri state facendo. Se non lo avete, la classica carta e penna, e vi segnate il numero dei ferri che fate. Questo è importante perché poi in altezza vi servirà per arrivare a ovviamente l'altezza desiderata, che può essere una sciarpa, un cappellino, eccetera, eccetera. Allora, per quanto riguarda la maglia legaccio, è semplicissimo il contarlo, e ve l'ho già fatto vedere in altri video. Perché la maglia legaccio, diciamo che poi comunemente è quella che viene, scusate, non la maglia legaccio, la maglia rasata è quella che comunemente viene utilizzata per la maggiore, ed è anche semplice da, oltre che da fare, per poter contare le maglie e i numeri di giri che abbiamo fatto, e questo lo potete fare in due modi. Allora, per quanto riguarda il numero di giri, basta contare in questo modo il numero di giri. Allora, o girate il lavoro, e in questo caso vi contate tutte le ondine che vedete qua, e sapete in quel caso quanti numero di giri di ferri avete fatto, o altrimenti girate semplicemente il lavoro al dritto e vi andate a contare, aprendo le maglie, le V, cioè i buchini che ci sono qui.
e sapete quanti giri avete fatto, ok? E quindi andate a contare 1, 2, 3, 4 e sapete esattamente quanti ferri avete fatto, ok? Però ovviamente non tutti i motivi riescono in questo modo, per cui ogni volta che andate, ad esempio in questo caso non si può fare, cioè perlomeno si potrebbe fare, però per chi sta iniziando è più complicato. Quindi andate semplicemente a contarvi ogni volta che fate un giro il numero di ferri. Detto questo, iniziamo a vedere come calcolare il numero delle maglie. Allora, come vi ho detto prima, vi consiglio sempre di fare, cioè di montare sul ferro un bel tot di numero di maglie, in modo tale che non abbiate esattamente 10 centimetri. Se volete essere più precisi, non andate a contare 10 centimetri, ma contate direttamente un centimetro. Cioè, in un centimetro, ad esempio in questo caso, quante maglie ho? In questo caso ne ho 2. Ok? Se invece preferite 10 centimetri, andate a vedere quante maglie ho in 10 centimetri e lo vedete subito. E andate a contare 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 e 16. Nel mio caso 16 maglie. Ecco perché io vi dico, non vi posso dire con quante maglie iniziare nei lavori che mi chiedete. Per questo motivo, proprio perché ognuno ha una tensione diversa. Per esempio, quando io ho iniziato a lavorare a maglia, che avevo pressappoco 12 anni, e ne ho 40 adesso, i miei punti erano molto stretti e quindi la tensione del lavoro era molto stretta. Mano a mano che ho continuato a lavorare a maglia, eccetera, ovviamente la tensione è diventata diversa. Quindi, ma questo è un esempio stupidissimo, però per dirvi che ognuna di noi ha una tensione diversa, cioè c'è chi magari tende ad avere una mano un po' più larga e quindi il punto tende ad essere un po' più largo, c'è invece chi tende ad essere più cioè a tirarla di più e quindi la maglia diventa più stretta e di conseguenza il numero di maglie cambia perché cambiano i centimetri. Per cui io non posso darvi un'indicazione. Stessa cosa vale per il filato e il numero di ferri che noi andiamo ad utilizzare. È chiaro che se abbiamo un filato molto più sottile e dei ferri più sottili, quindi per esempio se lavoriamo con dei ferri numero 3 o numero 2, monteremo sicuramente sul ferro un numero di maglie maggiore rispetto ad esempio a questo campione che ho fatto io, che ha un numero, cioè ha dei ferri numero 4,5 e un filato molto più grosso. E quindi ricordatevi che più la lana è grossa e più i ferri sono grandi, tendenzialmente avremo un numero di maglie inferiore perché abbiamo meno centimetri. Quando invece abbiamo un filato sottile e i ferri sono molto sottili, quindi si parte da un 2,5, 3, 3,5 più o meno, il numero delle maglie sarà sicuramente più grande. Perché? Perché i centimetri, cioè ci serviranno più maglie per quei determinati centimetri. Ok? Detto questo, io tendenzialmente per un filato del genere, per esempio, e ferri del 4,5, io in questo caso ho montato 30 maglie. Quindi generalmente avvicinatevi a montare per quanto riguarda
il campione una trentina, una quarantina di maglie, in modo tale che diventa largo e possiate prendere le misure con più precisione. Allora, in questo caso vi faccio vedere un'altra cosa e poi vi faccio vedere come fare il campioncino. Allora, per esempio, ho preso adesso un gomitolo a caso che ho a casa e vi faccio vedere una cosa. Allora, in questo caso, quando voi girate, in genere noi vediamo che sull'etichetta del filato che noi andiamo a scegliere ci viene indicato ad esempio 3,5 e 4, ok? Quindi lui mi indica che questo tipo di filato che io ho scelto, che ovviamente è molto più sottile rispetto a questo, mi indica che potrei lavorarlo con i ferri o del 3,5 o del 4, ok? E a fianco mi mette il campione, cioè in 10 x 10 lui mi dà 23 maglie in 10 cm, il suo campione, e 30 ferri in altezza per 10 cm, con i ferri del 3,5. Quindi lui cosa mi indica? Che con questo filato, ok, lavorando appunto questo filato 10 x 10 mi indica che monta 23 maglie in 10 per 10 cm e monta 30, e fa una fila di 30 ferri in 10 cm di altezza. Ora, questa non è legge, nel senso che non è detto che io con i ferri del 3,5 realmente, per come lavoro io, mi risultano 23 maglie e mi risultano lavorate in 30 ferri, ok? Quindi questo diciamo che è solamente un'indicazione. Quindi quando voi trovate questo significa che potete lavorare scegliendo di lavorarli appunto questo filato con i 3,5 o con i 4. Fate sempre comunque il campione, perché non è detto che con la vostra tensione escano 23 maglie con 3,5 di ferro, ok? Quindi questo è giusto per farvi capire. Adesso passiamo direttamente al campione. Allora, per quanto riguarda il campione, come vi ho detto, io sono andata a prendere la mia matassina, ho preso i miei ferri del 4,5, ok? E mi sono messa a lavorare la maglia rasata, perché per ipotesi devo fare una sciarpa. Allora, cosa vado a fare? Per prima cosa, vado a lavorare il campione. In questo caso io ho fatto più di 10 cm, sono arrivata in questo caso a 14 cm, ok? Mentre per la larghezza sono andata a fare 18 cm. Se volete potete farne anche di 22, ok? E anche di 22 in altezza, in modo tale che è bello grande. Poi cosa andiamo a fare? Per prima cosa andiamo a misurare quante maglie stanno in 10 cm e quanti ferri stanno in 10 cm. Una volta che io ho calcolato questo, ho trovato questo nel mio campione, sono a posto, perché con delle proporzioni vado a scoprire subito con quante maglie devo iniziare e con quanti ferri quanti ferri devo lavorare per arrivare a quella determinata altezza che mi serve. Ok? Adesso io vi faccio vedere direttamente con il punto bolle tutte le proporzioni eccetera, in modo tale che non ci siano problemi. Parto da questo e poi vi faccio vedere per la copertina, così più o meno ci siamo. Ok, vi faccio vedere un po' le differenze. Allora, per prima cosa andiamo a fare? Vado a calcolarmi i miei 10 cm, ok? Allora, in questo caso io ho 2, 4, 6,
8, 10, 12, 14, 16. Quindi carta e penna e vado a segnare. In questo caso 10 centimetri uguale a 16 maglie. Ok? Poi cosa vado a fare? Vado a calcolarmi quante maglie cioè quanti ferri ho fatto in 10 centimetri. Quindi, molto semplicemente, se non li ho contati prima, in questo caso io vi faccio vedere come dovete fare, ma vi ricordo di contarveli prima, perché in base al campione, cioè al motivo che fate, è totalmente sballato. Una cosa importante, quando andate a fare il campione, fate sempre il campione in base al motivo che avete scelto. Per ipotesi, se è una treccia, andate a fare il campione di una treccia. Se è il punto bolle, andate a fare il punto bolle. Se è un punto, ad esempio, che avete scelto dal libro di Tomishida, vi fate un campione su quel motivo, altrimenti non ne uscite. Quindi andiamo adesso a prendere le misure. E le misure in questo caso le prendo così. Prendo i miei spilli e vado a segnarmi tranquillamente quanti ferri faccio, cioè ci stanno in 10 centimetri. Allora, in questo caso io vado a fare in questo modo. Vado a segnarmi. Allora, qui abbiamo i miei 10 centimetri, cioè l'inizio, e 10 centimetri arrivano qui. Quindi io vado a fare, allora, questo è un ferro e questo è l'altro ferro, dove ci sono i 10 centimetri. Mi sono segnata con i ferri, cioè con gli spilli, e vado adesso a contarmi le righe e so quanti ferri ho fatto. Questo vale solo per la maglia legaccio, cioè scusate, per la maglia rasata. Quindi per le altre dovete andare a contarli ogni volta che lo fate, cioè ogni volta che fate il campione. Quindi in questo caso io vado a fare 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 e 24. Cioè io ho fatto praticamente 24 maglie, cioè 24 ferri. Quindi in 10 centimetri io ho fatto 24 ferri, ok? Una volta che io ho scoperto queste due, vi abbasso la telecamera così vedete meglio, ok? Io adesso ho questo campione così, quindi io so che ho fatto 24 ferri o giri, ok? E ovviamente in 10 centimetri, e ho 16 maglie, ovviamente, in 10 centimetri, ok? Adesso cosa devo fare? Per poter sapere come fare le mie cose, vediamo un attimino come, cioè, come fare scusate, i calcoli per sapere i centimetri eccetera. Allora, una volta che ho fatto quindi il mio campione, mettiamo per ipotesi che devo fare una sciarpa, perché la coperta la vediamo dopo. Allora, per quanto riguarda la sciarpa, per esempio, ipotizziamo che devo fare una sciarpa di 32 centimetri, ok? Quindi vado a fare, allora intanto facciamo finta che la sciarpa sia così. Quindi io ho, andiamo a fare qualcosa di più, ok, mettiamo che dobbiamo fare 30 centimetri, ok?
per 80 centimetri. Ok? Allora, cosa andiamo a fare? Andiamo a fare una piccola proporzione e vi faccio vedere come si fa la proporzione. Allora, per calcolare il numero delle maglie, ok? Quindi il calcolo delle maglie da montare, ok? Quindi per sapere quante maglie io devo montare praticamente nel ferro per avere 30 centimetri, vado a fare questa proporzione. Devo fare praticamente il numero delle maglie, ok? Che mi dà dal campione, cioè 16 maglie, quindi io vado a fare 16 maglie, stanno in questo caso a 10 centimetri perché io le ho contate sui 10 centimetri, ok? Quindi io vado a fare 16 maglie in 10 centimetri, che sono i centimetri del campione, ok? Qui potrebbero essere anche 2, ok? 1 centimetro, dipende da voi. Stanno a X maglie, perché io devo scoprire quante maglie devo fare, stanno a quanto? Ai centimetri che voglio ottenere, in questo caso a 30. Ok? Quindi, ricordiamoci, dal campione ho ottenuto 16 maglie in 10 centimetri, quindi 16 maglie stanno a 10 centimetri, ok? Come X maglie, perché non lo so, cioè le voglio scoprire, stanno in 30 centimetri. Se qui ci fosse stato per esempio 50 centimetri, 80 centimetri, avrei messo 80 o 50 centimetri. In questo caso mi servono 30 centimetri, ok? E questo è uno. Adesso andiamo a fare il calcolo. Quindi cosa andrò a fare? Andrò a fare 16, cioè il numero delle maglie, per 30 diviso 10. E in questo caso vado a fare 16 per 30 e mi dà 480, diviso 10 mi dà ovviamente 48. Quindi 48 sono le maglie che io devo andare a mettere nel ferro per 30 centimetri. Ok? Quindi io so che sul ferro andrò a montare praticamente 48 maglie. Ok? Per avere una, diciamo così, larghezza di 30 centimetri. Ok? Adesso andiamo a vedere la lunghezza. Per quanto riguarda la lunghezza, dobbiamo fare la stessa cosa. Quindi, allora, andiamo a fare calcolo della lunghezza, cioè perlomeno dell'altezza, ok? Della sciarpa. Quindi io per la sciarpa devo montare 48 centimetri che, scusate, 48 maglie che equivalgono a 38 centimetri. Adesso per quanto riguarda l'altezza, ok, che deve equivalere a 80 centimetri, io cosa vado a fare? Ovviamente so che ho 24 ferri in 10 centimetri, quindi io adesso andrò direttamente a fare un'altra proporzione e la proporzione da fare sarà questa, cioè il numero dei ferri, che in questo caso sono 24, quindi io vado a fare 24 maglie, stanno ai centimetri del campione, quindi ai 10 centimetri, ok? Come X ferri, perché non lo so, stanno ai centimetri che voglio ottenere, in questo caso agli 80, ok? E quindi farò la stessa cosa, cioè farò 24 per 80 diviso 10.
24 per 80 mi dà 1920, che diviso, scusate, 10 mi dà 192. Quindi io devo fare praticamente 192 ferri per arrivare a 80 centimetri. Ok? E in questo caso ho fatto il mio campione e da qui non posso sbagliare. Ok? Adesso facciamo tutto questo calcolo riportato al punto bolle. Allora, per quanto riguarda il punto bolle, ehm, vado a fare il motivo per quanto riguarda quello che mi ha chiesto la signora. Allora, in questo caso lei doveva fare la copertina 70x90 e io vi ho fatto già il disegnino. Nel mio caso, e ripeto, nel mio caso, quindi voi dovete fare quello che riguarda voi, nel senso, io in questo caso ho utilizzato un filato che mi ha permesso di lavorare questo motivo con i ferri del numero 5. Ok? Quindi io cosa ho fatto? Ho fatto il mio campione, mi sono fermata un po' prima, ma voi dovete farlo un po' più alto, ovviamente. Ovviamente ho segnato con i ferri numero 5. Ok? Il motivo è il punto bolle. Io ho montato in questo caso il motivo è formato da 4 maglie più una, quindi ho fatto 4 per 8 perché ho fatto 8 motivi e ho montato sul ferro praticamente per quanto riguarda il campione 32 maglie più una, quindi 33 maglie. Adesso cosa ho fatto io? Ho fatto questo, quindi vado a calcolare quanto sono 10 per 10, quindi 10 centimetri per 10 centimetri. Quindi cosa vado a fare? Vado a calcolarmi le maglie, in questo caso posso utilizzare anche questo, voi potete utilizzare quello che volete, cioè nel senso potete utilizzare il centimetro e quindi calcolarvi 10 maglie, potete utilizzare il metro e calcolarlo con il metro, ok? Io in questo caso è più pratico e vado con questo. Allora, in questo caso io ho 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 maglie. Questa la lascio fuori, ok? 16 maglie. Quindi ho, come nell'altro caso di prima, 16 maglie. Mentre per quanto riguarda l'altezza, ok, io me la sono segnata prima, quindi sono andata a fare 10 centimetri, ok? In 10 centimetri io avevo, io ho segnato qui 22 maglie, quindi avrò 16 per 22, scusate, non maglie, ferri, ok? Quindi nel mio campione, quindi la signora come voi dovete farvi il campione e contare 10 centimetri di larghezza per 10 centimetri di altezza. Ok, una volta che avete questi numeri potete farvi il campione e sapere quante maglie montare, per cui andiamo a farle insieme. Abbasso la telecamera così vedete. Allora, io qui ve l'ho scritto, ma possiamo andarla a fare insieme. Allora, allarghiamo un pochettino così vediamo un attimino questa cosa. Allora, il numero delle maglie. Quindi il numero delle maglie in questo caso è 16, per cui io andrò a fare 16, scusate, 16 stanno a 10 centimetri, come x maglie stanno a quelli che voglio ottenere. In questo caso la signora voleva ottenere 70 maglie, ok?
cioè 70 centimetri, quindi io vado a fare 70 centimetri. Quindi nel mio caso, che ho 16 maglie, andrò a fare 16 per 70 diviso 10. Allora, in questo caso abbiamo 16 per 70 che mi dà 1120, ok? Diviso 10 mi dà 112. Quindi nel mio caso io dovrò andare a montare 112 maglie, ok? Se voglio sapere quanti ferri devo fare per arrivare a 90 centimetri, andrò a fare l'altra proporzione, cioè il numero dei ferri, che in questo caso è 22 da me, andrò a fare 22 sta a 10 centimetri come x ferri stanno ai centimetri che voglio ottenere, in questo caso 90. Quindi andrò a fare 22 per 90 diviso 10. 22 per 90 mi dà 1980 che diviso 10 mi dà ovviamente 198. Quindi io so che dovrò fare 198 ferri per arrivare ai 90 centimetri. Allora, vi dico un'altra cosa ancora. Nel caso in questione di questa copertina, io vi ho dato le misure finite, cioè con praticamente cioè compreso del bordo. Quindi è chiaro che io in questo caso ho messo 70 centimetri, voi mettetene un po' meno, perché? Perché andrete a fare il campione anche diciamo così, dell'elastico che va intorno alla coperta. Quindi una volta che avete il campione diciamo così del bordo e quindi sapete quanti centimetri è il bordo, togliete ai 70 i centimetri del bordo e andate a farvi il campione su questo, sul punto bolle, ok? Quindi spero di essere stata chiara, nel senso che per ipotesi, ma solo un'ipotesi perché non lo so perché non l'ho fatto, mettiamo il caso che il campione del bordino della coperta sia praticamente, mettiamo 10 centimetri, ok? Mettiamo 10 centimetri di altezza, ok? Andate a togliere 10 centimetri da qua e 10 centimetri da qua, in modo tale che vi risulta questo, e anche da qui ovviamente li togliete e vedete un attimino su quanti centimetri dovete lavorare per fare il campione. Quindi ovviamente questo non sarà più 70, ma spariamo che sarà magari 50 centimetri, ipotizziamo. E quindi andate a fare ovviamente il numero delle maglie, stanno ovviamente ai centimetri che andate a fare. Io in questo caso li ho fatto su 10, ma potete farlo anche su 1 centimetro solo. E questo non sarà più 70, ma per ipotesi sarà 50. Su quello vi regolate voi. Spero di essere stata chiara. Vi lascio sotto al video come fare i calcoli e ci vediamo alla prossima. Ciao ciao!